benvenuto sul mio canale. Sì, questa è la faccia che è dietro alle storie che ascolti. Ho voluto iniziare il video di oggi in maniera diversa perché voglio raccontarti e dirti la mia su una leggenda moderna, la leggenda della serie TV La Casa di Carta. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai già fatto e ti auguro buona visione. Ci rivediamo dopo per due conclusioni finali. Come dicevamo, non tutte le leggende hanno radici nelle civiltà del passato. Se guardiamo la definizione di Wikipedia, alla voce leggenda dice così: in seguito la parola leggenda acquistò un significato più esteso e oggi indica qualsiasi racconto che presenti elementi reali ma trasformati dalla fantasia, tramandato per celebrare fatti o personaggi fondamentali per la storia di un popolo, o per dare la risposta a dei perché. Dare la risposta a dei perché. Ci torneremo più avanti. Quindi una leggenda si può costruire, si può pianificare, direbbe il professore. Ma in che modo? La Casa de Papel, che è il nome originario, era inizialmente limitata a 15 episodi, sul canale spagnolo Antena 3. Ma Alex Piña, la mente creatrice della serie, sapeva bene che quello sarebbe stato solo l'inizio, come un inizio era il colpo all'oro dei vichinghi, che Berlino compie insieme al figlio, perché, parole sue, è qui che si impara. La domanda che dobbiamo porci è: come faceva Alex Piña a sapere che la serie sarebbe stata un successo? Che Netflix l'avrebbe acquistata e sarebbe stata vista da 170 milioni di persone in 190 paesi del mondo? Forse non lo sapeva nemmeno lui, ma io credo di sì. E la risposta è semplice: aveva disseminato tutta la storia di simboli. Esatto, avete capito bene, simboli. La simbologia rende una storia memorabile. Vogliamo vedere insieme quali e quanti sono i simboli presenti nella Casa di Carta? Ottima scelta. Iniziamo dal rosso delle tute dei rapinatori. Il rosso è un colore primario, simboleggia la forza di volontà, buca letteralmente lo schermo e soprattutto richiama i colori dei detenuti. Rivalsa, resistenza, contestazione al potere. Vi dicono qualcosa? Poi ci sono le maschere. Il volto di Dalì è tra i più iconici, forse, di tutti quelli che potevano scegliere. Basta attorcigliare due baffi neri su uno sfondo bianco e si pensa subito a Dalì. Proviamo a ricapitolare un attimo. Tuta rossa da lavoro, più maschera di Dalì, sapete quanto fa la somma? Merchandising. Un fattore determinante del successo della serie è stata la capacità di far identificare lo spettatore con i protagonisti. Alex Piña ha detto più volte durante le interviste di aver molto studiato Breaking Bad, un'altra serie leggendaria. La gente vuole vedere cose nuove, quello che funzionava 2 anni fa probabilmente non funzionerà ora. Anche Breaking Bad è pieno di simboli, ma un adolescente troverà molto più semplice identificarsi con Tokyo o con Rio. Basta fare un click su Amazon, per dirne uno, spendere 5 euro e acquistare la esatta copia della maschera di Dalì, la stessa che indossa Tokyo, Rio, Denver e Berlino. In questo la Casa di Carta è insuperabile, ma non finisce qui. I rapinatori infatti sono soprannominati, come dicevo sopra, coi nomi di città. Voi pensate che sia un caso? Che sarebbe stato lo stesso se i soprannomi fossero stati marche di cereali? Io credo di no.
Credo piuttosto che anche nella scelta dei nomi ci sia un disegno. Pensare in grande. Il professore vuole rapinare la zecca reale di Spagna. Il regista vuole portare la serie in tutto il mondo. Tokyo significa Giappone. Mosca significa Russia. Non trovate? I richiami simbolici nella Casa di Carta non finiscono mai. Ad esempio c'è tutto Robin Hood dentro la serie. Chi non conosce il ladro che rubava ai ricchi per dare ai poveri? Chi non si identifica con lui? Chi non lo appoggia, nonostante stia di fatto rubando? La Casa di Carta riesce anche ad abbracciarsi a un messaggio ancora più profondo, che ha radici nelle culture di tutto il mondo: la rivoluzione contro le dittature. Fuori dalla zecca ci sono migliaia di persone che seguono le vicende dei rapinatori, che protestano quando le forze dell'ordine provano ad entrare. Migliaia di persone che indossano le maschere di Dalì, vestite di rosso, e che cantano l'inno partigiano antifascista. Questo, sebbene potesse rappresentare un rischio per la popolarità della serie, ha un doppio potenziale. Oltre a veicolare un messaggio politico, rende anche la colonna sonora replicabile. Ho ascoltato personalmente bambini e adolescenti cantare Bella Ciao senza di certo conoscerne il significato storico. Quindi altro simbolo. E poi c'è lui, il professore. Anche in questa figura c'è un richiamo ad altre figure simili e carismatiche. Pensiamo allo John Scofield di Prison Break, colui che poteva evadere da ogni prigione. Ma pensiamo anche a Sherlock Holmes, il risolutore di problemi per eccellenza. Il professore già da solo ha il carisma per rendere la serie memorabile. È l'anima della banda, quello che soffre pur stando fuori, quello che risolve pur stando fuori. Tuttavia, cosa ti combina il regista per aumentarne ancora di più il carisma? Beh, una storia d'amore. E con chi? Con la sua nemica, l'agente Raquel Murillo. Beh, io trovo questa trovata magistrale. Se anche i nemici diventano amici, come l'ispettore Murillo o Stoccolma, che da ostaggio diventa rapinatrice, cosa serve di più per identificare lo spettatore con la banda? E così il professore e la sua banda sono entrati nell'immaginario collettivo. Parchi e ristoranti a tema, meme, parodie, social network. Direi che ci sono tutti gli ingredienti per un piatto da gourmet. Ecco, questa era un po' la storia della serie TV La Casa di Carta e il motivo per cui secondo me è diventata tanto famosa nel mondo. D'altra parte, le leggende diventano tali quando vengono diffuse a tante persone e tante persone a loro volta le diffondono. Quindi credo che questo sia il caso perfetto di leggenda moderna. Spero che il video vi sia piaciuto e come al solito vi chiedo di lasciare un like se il video appunto vi è piaciuto, di condividerlo e di iscrivervi al canale. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima storia.